Grazie a tutti per essere venuti. Questo è l'ultimo incontro di un ciclo che ormai è quasi un anno che stiamo tenendo sull'utilizzo efficace dei risultati della valutazione. Un ultimo incontro che un po' voleva essere anche uno step, no? L'ultimo step su come capire e implementare i risultati della valutazione, quello step in cui i funzionari della pubblica amministrazione e i valutatori cercano di confrontarsi sui risultati della valutazione e quindi di trovare anche delle vie di implementazione dei risultati della valutazione. In questo incontro avremo presenti qui il dottor Luciano Lavizzari, dell'unità valutazione dell'IFAD, la professoressa Nicoletta Stame, e poi abbiamo Marco Mascetti, che mi scuso non era in programma, ma ci ha fatto la cortesia di venire comunque, perché è importante avere anche il punto di vista, ecco, no, del valutatore in questo processo di implementazione dei risultati della valutazione. Mentre, ripeto, dalla Regione Siciliana abbiamo Giuseppa Mavuta, che è responsabile dell'unità valutazione, responsabile della valutazione del programma di sviluppo rurale Regione Siciliana, e purtroppo la Commissione europea non è potuta intervenire. Avevamo Selippa Piet che doveva intervenire, ma è intervenuta comunque con un'intervista, anche quella purtroppo improvvisata, un'intervista che ho registrato insieme a lei. Ha detto cose abbastanza interessanti, soprattutto anche per il futuro periodo di programmazione, e quindi ecco, ad un certo punto di questo incontro proporrò anche la sua intervista e i suoi saluti. Benissimo, io volevo iniziare questa giornata con una riflessione un po' che invito Nicoletta a fare, ecco, su giudizi valutativi e raccomandazioni, perché ecco, probabilmente c'è ancora ecco, il concetto di raccomandazioni, di giudizi valutativi forse, ecco, va ulteriormente, no, rivisitato, va ulteriormente, ecco, letto, e chi meglio di Nicoletta per introdurre un po' questo argomento come argomento, ecco, per introdurre l'argomento poi della giornata. Quindi Nicoletta. Intanto ringrazio Simona, penso che sia molto interessante e utile parlare di questo aspetto della valutazione, ossia cosa succede alla fine di una valutazione, che cosa si dice e come viene usata poi, perché il vero problema è l'uso finale. La domanda che mi è stata fatta, il problema che viene posto oggi è centrato sulle raccomandazioni e sugli usi. Allora, io sulle raccomandazioni avrei questo da dire. Bisogna capire che cosa vuol dire fare una valutazione e a che cosa serve. Allora, e quindi veniamo all'altro aspetto, il giudizio valutativo. La valutazione deve dare un giudizio per definizione, perché sennò non sarebbe una valutazione, deve giudicare in base a qualche cosa che può essere un valore attribuito al programma dal committente, dai soggetti che sono all'interno di questa situazione. Che cosa giudica una valutazione? Giudica il merito, il valore, il merito intrinseco, estrinseco, come si dice, di un programma, quindi se un programma è fatto bene, se un programma è utile e serve ai bisogni delle persone alle quali è rivolto. Oppure si può anche dire, sapete che ci sono due grandi modi di pensare alla valutazione, uno è questo, giudicare il merito di un programma, e l'altro è giudicare se ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissi, che non è esattamente la stessa cosa, perché gli obiettivi sono una cosa a volte molto vaga e vengono costantemente ridefiniti. Comunque si può benissimo dire, si può giudicare se un programma ha ottenuto gli obiettivi che si era prefissi e quindi ha avuto successo, oppure se non li ha ottenuti, nel qual caso possiamo dire che delle cose vanno modificate. Potrebbe anche un programma aver ottenuto dei risultati non previsti buoni, nel qual caso bisognerebbe proseguirli, e cattivi, nel qual caso invece bisognerebbe rivedere tutto il programma, perché se i risultati sono stati non solo non coerenti ma anche negativi, vuol dire che c'è molto da cambiare. Ma una volta fatto questo giudizio, e la valutazione secondo me lo deve dare, perché spesso molte valutazioni si limitano a un aspetto puramente descrittivo, raccontano cosa è successo, ma
bene, benissimo, benissimo dare delle informazioni, però poi cosa è successo? Bisogna giudicare cosa è successo per poter procedere oltre, per dire se va bene o meno. Ecco, a questo punto sorge il problema di che cosa deve fare il valutatore. Deve, sulla base dei risultati della sua valutazione, dire cosa bisogna fare, quindi dare delle raccomandazioni che poi presumibilmente dovrebbero essere seguite o comunque dovrebbero entrare nel processo decisionale. Alcuni autori, alcuni valutatori sostengono che questo non è compito del valutatore, perché fanno una distinzione tra momento della valutazione e momento della decisione. Sono due ruoli diversi, sono due attori diversi, e quindi c'è chi dice che il valutatore, in particolare un noto valutatore americano che si chiama Marvin Alkin, ha scritto a questo proposito dicendo che il valutatore non deve dare delle raccomandazioni, però questo non significa che non si sente responsabile nei confronti del proseguo dell'attività, e quindi quello che lui dice, io trovo estremamente interessante, è non deve dare delle raccomandazioni per dire tu devi fare la tal cosa, ma deve aiutare a interpretare i risultati di questa valutazione insieme al committente. Quindi dire che non c'è bisogno di intervenire non significa che non ci sia una responsabilità e un dialogo tra il valutatore e il committente. Questa mi sembra una cosa estremamente importante. Altri invece ritengono, per esempio Scriven ritiene che si possono dare delle raccomandazioni, ma non delle raccomandazioni che coinvolgano, che possano essere completamente distorcenti il programma, perché altrimenti non verrebbero neanche prese in considerazione. Quindi il valutatore dovrebbe riuscire a dare delle raccomandazioni micro, dice lui, ossia la possibilità di cambiare, di modificare, di intervenire per migliorare un programma, ma non dovrebbe, perché tanto sarebbe inutile, dare delle raccomandazioni di tipo così sconvolgente, diciamo così. Quindi questa idea di come richiamare, come comportarsi, diciamo, come vedete si riferisce, da una parte c'è qualche cosa che un po' su cui tutti sono d'accordo, la necessità di dare un giudizio, e dall'altra ci sono dei diversi modi di intendere il rapporto tra i diversi ruoli. Io mi riferisco a un testo molto interessante che distingue tra valutazione burocratica e valutazione democratica, e che è un autore di molto tempo fa che si chiama Barry McDonald, e che io continuo a trovare molto interessante. Perché noi, secondo me, subiamo una valutazione burocratica, ossia molto spesso le valutazioni ci sono chieste come un adempimento, facciamo queste valutazioni e poi teoricamente dovrebbero entrare in un processo decisionale in cui non entrano, e quindi il riferimento è semplicemente che è la burocrazia che poi decide se accettarlo o meno, ma senza un rapporto dialogico. Mentre l'idea di una valutazione democratica, ossia del fatto che la valutazione fornisce degli elementi che debbono entrare in un processo deliberativo più ampio, comporta però che ci debba essere una possibilità di scambio di opinioni tra il valutatore e il committente e coloro che prenderanno la decisione. Quindi fare in modo, mi sembra che il problema sia fare in modo che le informazioni date dalla valutazione entrino in un processo decisionale senza predisporre dei modi stabiliti e fissi, perché quelli non penso che possano essere realistici, diciamo. Ecco. Io però queste cose le dico dal punto di vista di chi si occupa di queste cose da un punto di vista più teorico, e quindi so benissimo che poi è la pratica che ci dirà quale di queste posizioni è più giusta, è più corrispondente alla realtà, e quindi sono molto curiosa di sentire cosa dicono gli altri interlocutori.